Oggi siamo qui con il CTO GAR Massimo Carboni e parleremo di un progetto europeo dal nome un po' particolare, GN4-3N. Si tratta di un progetto che mira a aggiornare ed estendere la dorsale europea GEANT. E in fare questo è molto rivoluzionario, per questo ce lo facciamo spiegare da Massimo. Cosa significa innanzitutto il progetto GN4-3N per la connettività in Europa? Il progetto GN4-3N di fatto è l'evoluzione naturale dell'infrastruttura di rete paneuropea GEANT che nel corso degli ultimi 20 anni ha rappresentato il modello di connettività per tutte le reti dell'accademia e della ricerca europee. È un modello di rete interconnesso con il resto del mondo ed è basato su un'infrastruttura in fibra in affitto che permetteva di collegare direttamente in fibra 14 paesi dell'Europa. Con il progetto del GN4-3N la connettività passerà a 34 paesi, ma soprattutto l'obiettivo primario sarà quello di fornire connettività minima 100 gigabit per ognuno dei paesi presenti all'interno del sistema delle reti della ricerca europee denominato GEANT. In questo senso il progetto GN4-3N diventa disruptive rispetto al passato, poiché riesce a mettere insieme sia infrastrutture in fibra di proprietà, perché l'altro elemento che ha caratterizzato questa evoluzione è appunto l'acquisizione di fibra, così come la possibilità di utilizzare spettro, quindi di utilizzare una tecnologia che è stata sviluppata all'interno delle reti della ricerca, così come dentro GAR, che consente di veicolare servizi ad elevata capacità attraverso infrastrutture non direttamente sotto il controllo, per esempio, della rete accademica, così come degli operatori. Questa tecnologia in particolare è molto utile ed è stata sviluppata primariamente nelle infrastrutture sottomarine, che di fatto rappresentano fino ad oggi l'unico luogo dove veniva gestita normalmente questo tipo di tecnologia. In che modo è cambiato il metodo per finanziare e quindi per costruire la rete europea rispetto al passato? Il passaggio chiave di questa trasformazione avviene attraverso il progetto BELLA, che è il Building European Latin America Link, ossia la possibilità di finanziare infrastrutture da parte della Commissione europea, infrastrutture di proprietà delle reti della ricerca. Fino a qualche anno prima non era possibile avere finanziamenti che avessero come obiettivo l'acquisizione di un'infrastruttura a lungo termine. Attraverso questo progetto si è dimostrato di essere in grado di farlo e di rappresentare un elemento di discontinuità rispetto alle logiche di mercato. La rete della ricerca ha come obiettivo anche quella di in qualche modo anticipare o comunque portare il sistema oltre i limiti, tra virgolette, stabiliti dal mercato, proprio per poter rispondere al meglio alle necessità del mondo accademico. In questo senso la Commissione europea, a fronte di questo successo, ha riconosciuto questa opportunità e ha consentito nell'ambito del progetto GN4-3 che principalmente si occupa delle parti di rete vera e propria, e il progetto GN4-3N di fare un'allocazione di fondi a fondo perduto, scusate il termine, in modo da consentire di acquisire beni nel medio e nel lungo periodo. Quando parliamo di lungo periodo stiamo parlando di almeno 15 anni, ma ancora di più le tecnologie che al di sopra di queste fibre ottiche poi diventeranno e stanno diventando l'elemento abilitante di questa infrastruttura, perché la fibra poi di fatto è un mezzo spento, quindi passivo, rappresentano poi un elemento funzionale che permetterà nei prossimi anni sempre di più di assecondare le necessità del mondo accademico, favorendo nuovi modelli di rete, ma soprattutto modelli di connettività ad altissimo throughput indipendentemente dalla localizzazione geografica. Il superamento del digital divide avviene attraverso una serie di azioni che chiaramente possono essere agevolate dalla presenza di un soggetto europeo, GEANT, che in qualche modo porta avanti un'iniziativa a livello internazionale, quindi non soltanto nei paesi, diciamo, dell'Europa centrale. Questo rappresenta da un certo punto di vista
un elemento che supporta l'evoluzione anche locale, perché ne supporta l'evoluzione dal punto di vista del mercato, in qualche modo crea una domanda laddove una domanda ha difficoltà ad emergere. L'altra è che rappresenta un modello di riferimento anche per le reti nazionali della ricerca, ovvero molte reti nazionali che non avevano ancora implementato o comunque trovato gli elementi tecnici e anche politici per poter far evolvere la propria infrastruttura di rete interna in una modalità simile a quella di CEANT, a quella che sta utilizzando GAR in questo momento, hanno l'opportunità di mutuare quel modello al proprio interno. Questo è ormai chiaro, le reti accademiche della ricerca, ma in generale il sistema di connettività rappresenta una tecnologia abilitante per tutte le attività umane e in particolare per il mondo accademico di ricerca, quindi non può esistere una rete nazionale di ricerca che non abbia questa opportunità. C'è da dire che in alcuni casi alcune difficoltà tecniche nonché economiche hanno in qualche modo richiesto un supplemento di indagine dal punto di vista tecnologico e anche del mercato, in qualche modo cercando di individuare quali percorsi e quali soluzioni potevano essere adottate, e in particolare in questo senso sono venute a supporto le attività di spectrum sharing, cioè la possibilità di condividere l'infrastruttura sia da parte di reti nazionali come GAR, che sta rendendo disponibile per le altre reti della ricerca, in particolare quelle dei Balcani e del Mediterraneo in generale, al fine di consentire un'interconnessione a maggiore banda passante, quindi con elevata capacità, in questa fase chiaramente di mercato che non può essere gestita se non utilizzando soluzioni ad hoc, ma che da certi punti di vista sta rappresentando l'elemento disruptive anche per Cipro, Malta, Israele, che oltre ad altri paesi potranno essere interconnessi utilizzando capacità crescente che ovviamente in questo momento risulterebbe non competitiva dal punto di vista del mercato. Quindi si parla di un compromesso tra tecnologia e capacità di implementazione che all'interno delle reti accademiche di ricerca è cresciuta moltissimo in questi anni grazie a un'attività di scambio costante di informazioni, ma soprattutto di conoscenza attraverso i sistemi della ricerca europei.